ben ritrovati nella nostra cucina. Io sono Giuliana, lui è Daniele. Ciao! E oggi prepareremo uno dei nostri piatti estivi preferiti. È una ricetta semplicissima, fresca e gustosa. Stiamo infatti per preparare una pasta con il pesto e i pomodorini. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono: per il pesto, per circa 4 persone, all'incirca 25 foglie di basilico, 40 g di parmigiano, 40 g di pecorino, 40 g di pinoli, dell'olio e del sale grosso. Poi ovviamente ci servirà della pasta, noi abbiamo scelto delle casarecce integrali e i nostri pomodorini, che sono dei pomodorini pachino. Ok, iniziamo con la preparazione del pesto. Prima di tutto dobbiamo lavare le nostre foglie di basilico molto delicatamente, facendo attenzione che non si vadano a scurire, perché in quel caso le dobbiamo scartare. Dopo averle lavate le asciughiamo una per una delicatamente. Noi abbiamo già fatto il tutto e abbiamo qui il nostro basilico pronto. Per cui il secondo passaggio è quello di prendere i pinoli e scottarli e brustolirli in una pentola. Facciamo questo. Abbiamo abbrustolito i pinoli, adesso li mettiamo in un piatto a raffreddare prima di utilizzarli. Li mettiamo un attimo da parte. Hanno un buonissimo odore. E adesso passiamo invece a grattugiare i due formaggi, quindi il parmigiano e il pecorino. Di occuparci di quello che è l'ingrediente principale del pesto, ovvero il basilico, che dobbiamo tritare. Non è tanto importante se utilizzerete un frullatore oppure il metodo classico con il mortaio, è molto più importante che le foglie di basilico siano belle verdi, perfettamente asciutte, che non abbiano striature che vanno poi a rendere il pesto amaro. Noi utilizzeremo il nostro frullatore, perciò procediamo. Nel nostro frullatore andiamo a mettere le foglie di basilico insieme del sale grosso e abbondante olio. Dopodiché procediamo a frullare. Il basilico con il sale grosso e l'olio per un po', adesso aggiungiamo anche i pinoli all'interno e frulliamo nuovamente. Se lo ritenete opportuno potete aggiungere olio durante queste varie fasi del procedimento. Aggiungiamo i pinoli. Aggiungiamo anche il pecorino e il parmigiano, dopodiché frulliamo ancora una volta e il nostro pesto è pronto. Il pesto adesso è praticamente pronto. Prima di mangiarlo però dobbiamo lasciarlo riposare per almeno 2 ore, in modo che i sapori si mischino e che quindi non sappia troppo di basilico tagliato e basta. Vi consigliamo di metterlo in frigo per un'oretta 2, pulite bene i bordi, copritelo con dell'olio in modo che il basilico non si ossidi e quindi il pesto non si scurisca troppo. Adesso noi facciamo questo procedimento, lo mettiamo in frigo e ci rivediamo tra 2 orette. Eccoci qua, sono passate un paio d'ore, il nostro pesto ha riposato in frigo e quindi si è insaporito. Adesso possiamo terminare la nostra ricetta preparando la pasta. Abbiamo messo già dell'acqua a bollire sul fuoco, non ci resta che appunto cuocere la pasta e preparare i pomodorini che andiamo a lavare, tagliare a metà e poi scottiamo in padella e alla fine uniremo tutti gli ingredienti per la nostra spettacolare pasta estiva. Abbiamo buttato la pasta nell'acqua che bolliva ed è quasi cotta, abbiamo lavato i nostri pomodorini, adesso non ci resta che tagliarli e poi in una pentola abbiamo messo uno spicchio d'aglio e un po' d'olio, facciamo saltare i pomodorini tagliati molto velocemente, aggiungiamo la pasta, il nostro pesto che è nel frigo e il piatto è pronto. Andiamo!
finito e pronto per essere mangiato. Come sempre noi speriamo che questa ricetta vi sia piaciuta. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace, condividete il video, mettetelo tra i preferiti e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi per non perdere nessuno dei miei prossimi progetti. Noi per oggi vi salutiamo, buon appetito e ci vediamo alla prossima. Ciao! Woo! Tanto importante dove fate il vostro pesto, se a maio a maio o a giugno o a luglio. Non è tanto importante come farete il vostro pesto, se utilizzerete un trita... Lo sapevo. Come si chiama? Un mortaio, un macinino o un macinino. Quello è un macinino. Ok, noi lo faremo invece che a mano nel frullatore. A questo punto abbiamo buttato la pasta nell'acqua che bolliva. Adesso non ci resta che tagliare i pomodorini che abbiamo già lavato. Non sono mutande. Ma cosa fai? La scorsa settimana ho pubblicato il mio video haul dedicato agli acquisti estivi e siccome durante questi giorni ho fatto una capatina anche da Sephora e anche lì mi è scappata un po' la mano, ho deciso di girare anche un haul dedicato ai miei acquisti da Sephora con una piccola aggiunta di 2 cosette che invece ho preso online.